Gli amici potrebbero non essere davvero amici. Mia moglie Ellie è rimasta incinta, mentre il mio migliore amico Mark viveva con noi, ma ecco il punto. Ho fatto una vasectomia segreta anni fa. Così ho semplicemente fatto finta di niente finché non ho avuto le prove della loro relazione. Recentemente ho scoperto che mia moglie Ellie aveva una relazione con il mio migliore amico Mark e l'ho scoperto perché è incinta. Vi chiederete come faccio a sapere che è incinta? Beh, ho fatto una vasectomia durante il mio precedente matrimonio, quindi so che mia moglie mi ha tradito. Non c'è modo che possa essere rimasta incinta di me. Alcuni di voi potrebbero pensare che si possa ancora rimanere incinta dopo una vasectomia, ma non venite da me con queste storie. C'è meno del 1% di probabilità che l'abbia messa incinta. Io? Abbiamo fatto dei test per dimostrare che non è mio. Ecco il contesto. Il mio migliore amico Mark ha recentemente divorziato all'inizio di quest'anno. Siamo cresciuti insieme fin dalle elementari. Siamo praticamente fratelli. Siamo stati entrambi i testimoni ai rispettivi matrimoni. Abbiamo frequentato il college insieme e seguito gli stessi corsi, finendo per lavorare nello stesso studio legale. Capite cosa intendo? Mi sono sposato per la prima volta a 22 anni e la mia ex moglie Laura ed io eravamo fidanzati dai tempi del college. Ero la stella del calcio della piccola città che tutti sapevano avrebbe avuto successo. Lei era una bibliotecaria intelligente, carina e divertente che tutti amavano. Abbiamo avuto nostra figlia a 23 anni e nostro figlio a 26. Abbiamo avuto un aborto spontaneo tra i due figli. Dopo la nascita di nostro figlio, la mia ex moglie ed io abbiamo deciso di non volere altri figli, quindi ho fatto una vasectomia senza dirlo a nessuno. Sono andato per una procedura semplice e sono tornato al lavoro senza che nessuno se ne accorgesse. La mia ex moglie ed io, alla fine, ci siamo allontanati e ci siamo separati amichevolmente. Non è che non ci amassimo più, semplicemente l'amore era cambiato. Lei ha avviato un'attività di organizzazione domestica dopo che i bambini sono diventati abbastanza indipendenti e ha avuto molto successo. Voleva ingrandire il marchio e passava molto tempo a farlo. Io ero ancora appassionato del mio lavoro e venivo inviato in tutto il paese per insegnare. Entrambi ci siamo allontanati, ma ci sostenevamo pienamente nelle nostre vite. La mia ex moglie ed io siamo ancora grandi amici e ci vediamo costantemente. Abbiamo persino trascorso le vacanze insieme. Ellie e Laura erano in buoni rapporti e facevano cose insieme senza di me. Avevano una grande relazione. Questo mi porta a Mark e sua moglie Kelly. Trascorrevamo molto tempo insieme, facevamo un Friendsgiving ogni anno e passavamo molto tempo a campeggiare insieme. Quando Mark ha detto che stava divorziando da Kelly, ha colpito duramente il nostro gruppo di amici. Abbiamo cercato di supportarli nel miglior modo possibile. Tuttavia, Kelly ha dato a Mark un momento difficile dicendo che avrebbe portato i bambini a New York dai suoi genitori. Naturalmente, Mark era devastato e ha fatto del suo meglio per mantenere i bambini qui, ma alla fine lei è andata a New York e ha portato i bambini con sé. È stato difficile vederlo passare attraverso tutto ciò. Si è appoggiato molto a noi. Poiché hanno dovuto vendere la loro casa, abbiamo lasciato che Mark restasse con noi per un po' finché non si fosse rimesso in piedi. Beh, quel per un po' è diventato più lungo del previsto. Ellie ha avuto l'idea di ristrutturare il garage e trasformarlo in una suite. Ho acconsentito e Mark è stato davvero grato. Ha aiutato molto e ha trascorso molto tempo a renderlo suo. Era un po' fastidioso, ma volevo aiutare. Era meglio che stesse nel garage piuttosto che in casa nostra. Almeno era fuori casa e nel suo spazio, così Ellie e io potevamo avere del tempo per noi. Ellie ha lavorato come centralinista per un po' ed è così che ci siamo conosciuti. Il lavoro era stressante, così ha resistito per 2 anni. Ora lavora come fiorista e lo adora. Ellie e io ci siamo incontrati pochi mesi dopo il mio divorzio da Laura. Ci siamo presi subito. Lei è in realtà 8 anni più grande di me. Ha detto che non voleva figli ed era molto divertente, davvero divertente e selvaggia. Avevamo le nostre motociclette e andavamo a caccia. Era come uno dei ragazzi, ma una ragazza che voleva divertirsi. È una spiegazione terribile, ma avete capito. Era divertente e tutto ciò di cui avevo bisogno in quel momento.
Avevamo gli stessi interessi e hobby e, poiché lei aveva detto che non voleva figli, ho pensato, perfetto, non devo dirle della vasectomia. Quindi l'argomento non è mai venuto fuori. Sì, so di essere orribile per non averglielo mai detto, ma poiché l'argomento non è mai venuto fuori, è andata così. È stata la migliore matrigna per i miei figli e ha sempre detto che era sufficiente. Non era il tipo da matrimonio fino a quando ho sentito che volevo passare la mia vita con lei. Non è che fosse contraria al matrimonio, semplicemente non se lo aspettava. Non aveva bisogno di sposarsi, era così rilassata e io amavo questo di lei. Abbiamo avuto un piccolo matrimonio intimo nel nostro cortile con un barbecue. Era perfetto per noi. Poco dopo esserci sposati, Mark ha attraversato il suo divorzio. È rimasto con noi. Lavoravamo insieme, ma non nello stesso team, quindi aveva turni diversi dai miei. Ellie aveva un orario flessibile, quindi molte volte lei e Mark erano a casa da soli. All'inizio pensavo fosse solo Ellie che cercava di essere utile e una buona amica, ma dopo un po' è diventato strano. Le mandavo messaggi durante il giorno e le chiedevo come stesse andando e lei diceva «Oh, Mark e io siamo solo a pranzo» o «Mark e io stiamo solo facendo commissioni». Poi andavano al cinema insieme, ai concerti insieme. Quando ero a casa, vedevo piccole cose che mi davano fastidio. Lui le toccava il braccio mentre parlava. Lei gli toccava il bicipite quando rideva. Gli serviva il cibo e non a me. Continuava a parlare di lui dicendo «Mark mi ha detto questo» o «Mark ha detto la cosa più divertente». Le bandiere rosse alzavano sicuramente i miei sospetti. Anche se era nella suite del garage, si mandavano messaggi fino a tardi la notte. Lei rideva e GI mandava messaggi. Io ero a letto accanto a lei cercando di iniziare qualcosa, darle un massaggio, entrare nel mood e lei non era interessata. Continuava a mandare messaggi a lui. Mi giravo e mi addormentavo e lei continuava a mandargli messaggi. Poi c'erano piccoli regali. Lui le prendeva cose per il bagno e un set regalo aveva dell'olio da massaggio. Dopo una settimana ho notato che la bottiglia era stata aperta e usata, ma non l'ho usata io su di lei. All'inizio pensavo che forse l'avesse usato come lozione, ma quell'olio aveva un odore distintivo. L'ho sentito su Mark alcune volte, ma non ho mai detto niente. Stavo solo raccogliendo tutte queste prove e facendo note mentali. Un giorno eravamo a letto tardi la notte e lei si gira verso di me dicendo che vuole un bambino. Sono rimasto senza parole. Lei dice che dovremmo avere un bambino. Io rispondo che avevamo deciso di non averne. Lei dice che ci ha pensato e pensa che dovremmo avere un bambino prima che sia troppo tardi. Io le dico che non lo so e lei si arrabbia dicendo di non trattarla come una bambina. Io rispondo che pensavo ne avessimo già parlato e lei dice che non lo abbiamo mai fatto davvero. Sento che era una cosa non detta. Lei chiede se non può cambiare idea e che non le permetto di essere madre. Io le dico che non è quello che sto dicendo. Penso che dobbiamo parlarne di più. Forse ora non è il momento migliore. Lei si arrabbia e lascia la stanza. Non ho avuto il coraggio di dirle che ho fatto una vasectomia e che è impossibile per me darle un figlio a meno che non la faccia invertire e anche allora non è garantito al 100%. Qualcosa era semplicemente sospetto riguardo tutta la conversazione. Il giorno dopo mi scuso e dico che sono d'accordo. Facciamo un bambino. Lei salta letteralmente di gioia e proviamo 5 volte quel giorno. Una settimana dopo mi dà una scatola con un test di gravidanza positivo. Avrei potuto piangere. Ero sbalordito. Sapevo che non poteva essere mio. Non sono un esperto, ma si può scoprire una settimana dopo? Non credo funzioni così, fatemi sapere se sbaglio. Avevo un presentimento e sapevo che il bambino non era mio, doveva essere di Mark. Ho iniziato a osservarli più da vicino. Ellie ed io abbiamo deciso di non dire a nessuno che eravamo incinti subito, ma quando li guardavo interagire, vedevo Mark sfiorarle il ventre con la coda dell'occhio. Fingevo di non vedere, ma lui le toccava il ventre affettuosamente. Qualche settimana dopo, lei mi dice che va dal medico per il primo esame per vedere a che punto è. Dice che Mark la porterà perché deve fare delle commissioni in zona. Io rispondo che non c'è bisogno, prendo un giorno libero perché voglio essere lì. Lei sorride debolmente
e dice che non c'è bisogno. Io dico che sono il padre, voglio essere lì. E lei sorride debolmente dicendo che va bene, certo che vuoi esserci. Andiamo all'appuntamento e il medico le chiede quando pensa di aver concepito. Lei dà la data in cui abbiamo fatto l'amore. C'è un'ecografia e il medico dice che è incinta di 12 settimane. Io chiedo come sia possibile. Lei è scioccata e chiede al medico se è vero. Il medico dice che sembra proprio così, sembra un miracolo. Fingo di essere entusiasta per non farle capire niente. Torniamo a casa e continuo a fingere. Lei dice che era destino, un miracolo. Finisce che facciamo l'amore di nuovo quella notte. E poi mi giro e mi addormento. Avevo il giorno dopo libero, ma sapevo che lei doveva alzarsi presto per un matrimonio. Sapevo che quella era la mia occasione per fare le valigie e chiudere Mark fuori. Sapevo che anche Mark doveva andare a lavorare, quindi ho preparato le sue cose, le ho caricate nel nostro rimorchio e l'ho parcheggiato in strada. Avevo una chiave di riserva per la suite di Mark, quindi ho preparato anche le sue cose e le ho buttate nel rimorchio. Poi ho messo un grosso lucchetto. Ellie torna a casa per prima, vede il rimorchio e cerca di entrare, ma non può perché ho cambiato le serrature e il codice del garage. Bussa alla porta e io le parlo tramite la videocamera del campanello e le dico che è finita. So che il bambino non è mio. Lei dice che sono fuori di testa e mi chiama pazzo. Piange e fa una scena. I vicini guardano dalle finestre. Le dico che questo bambino non è mio, è di Mark. Lei dice di non essere insana perché dovrebbe essere di Mark. Le dico di spiegarmelo lei. Lei chiede come non potrebbe essere mio e io le dico che ho fatto una vasectomia. Lei lascia cadere la borsa e resta lì senza parole cercando di spiegare. Le dico di risparmiarsi. So che non è mio, è finita. Ho preparato il rimorchio per te, vattene. Chiama qualcuno e penso sia Mark perché arriva con la sua macchina della pattuglia. Vede cosa sta succedendo e il lucchetto sulla suite del garage. Dice che sto perdendo la testa e che il bambino non potrebbe essere suo. Io dico che ci crederò quando vedrò un test di paternità. La gente ha chiesto come mai lei non abbia mai saputo e non abbia sospettato di non rimanere incinta prima. Beh, lei prendeva la pillola per la PCOS, o almeno così mi aveva detto. Cambiava marca di pillole e ha finito per rimanere incinta del bambino di Mark per sfortuna. Aveva una cosa contro i preservativi, per dirla gentilmente. Li trovava disgustosi e rifiutava di farmi finire. Raramente mi piaceva in altri modi perché la cosa la disgustava. Quindi sto per divorziare di nuovo, un altro matrimonio fallito. Mi sento assolutamente a pezzi, ma cosa posso fare? Durante il divorzio, Ellie ha fatto un test di paternità che ha confermato quello che pensavo. Il bambino è di Mark. Lui lo sapeva da sempre e pensava di poter vivere nella suite del garage per sempre e crescere il suo bambino come zio Mark. Un mio amico mi ha fatto un grande favore e ha fatto trasferire Mark in una piccola città nel mezzo del nulla. Ellie lo ha seguito lì. Stava cercando di fingere che fossi io ad averla messa incinta per nascondere la sua relazione con Mark. Si è scoperto che la mia piccola vasectomia segreta mi ha salvato dal crescere un bambino che non era mio. Quando lei ha realizzato di essere incinta, era troppo tardi. Laura ed io parliamo ogni giorno. Lei si preoccupa per me ed è dolcissima. Trascorro molto tempo con i miei figli cercando di essere il miglior padre possibile. Grazie per aver guardato fino alla fine. Cosa ne pensate di questa storia pazzesca? Fatemi sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate di mettere un like e iscrivervi al canale per non perdervi altre storie incredibili. Alla prossima!